pasta, pomodoro e menta. Un grande classico della cucina italiana, fatto in una maniera leggermente diversa, per cui iniziamo dai pomodori. Qui ho dei pomodori ramati che ho già sbianchito e che andremo a tagliare in quarti per poter fare dei pomodori canditi. Poi abbiamo uno spaghetto fritto che abbiamo preparato precedentemente facendolo cuocere, scolandolo, lasciandolo essiccare, poi friggendolo. Poi abbiamo dei pomodori datterini, qui abbiamo invece un frullato di pomodori datterini e qui delle mezze maniche rigate. Come ultimo tocco la menta, quindi non metterò basilico ma un tocco leggero, un profumo leggero di menta. Partiamo con il pomodoro sbianchito, vale a dire col pomodoro senza buccia, che abbiamo naturalmente immerso in acqua bollente salata, che ci dà appunto la possibilità di levare la buccia per poi tagliarlo in quarti e privarlo dei semi. Questo modo di trattare il pomodoro mi servirà per dare una consistenza diversa al piatto di pasta finito. Adagiamo questi pezzi di pomodoro in una placca con un foglio di carta da forno, aggiungo poco zucchero, poco sale su ogni pezzo e vado ad infornare per 40 minuti a 120 gradi. Il risultato finale è questo, vedete? Questa è la consistenza molto carnosa del pomodoro con il primo stadio che è quello del pomodoro dove l'acqua di vegetazione è totalmente dentro a questo pezzo, per cui facendo una cottura a bassa temperatura per lungo tempo evapora l'acqua di vegetazione e si ottiene questo pomodoro. Vedete che ha una consistenza carnosa, una consistenza assolutamente importante per far sì che faccia un po' da contrasto a quello che sarà la consistenza della pasta cotta. Scaldo leggermente una pentola in rame. Sentite il rumore, un po' insolito per la cottura di una pasta. La lasciamo stesa, scaldiamo ancora di più la pentola. Così facendo a secco, in gergo si dice, la pasta prenderà un colore appena dorato, quindi rilascerà alcuni profumi che con una cottura in acqua normale non avrebbe, ma in questo caso con una cottura a contatto del metallo può rilasciare, appunto per la tostatura. Quindi io continuo a toccarla perché si scalda piano piano. È un insolito rumore per una pasta cucinata all'italiana, però da buon milanese ho adottato un metodo con cui cucino il riso alla pasta. Quindi la tostatura che io normalmente faccio col riso, in questo caso la faccio con la pasta. Vedete, comincia ad essere calda. Anche questo è un profumo di grano molto intenso, proprio perché non viene aggiunta nessuna tipologia di grasso. Ok, la pasta è calda, il profumo del grano comincia a uscire. Quindi possiamo bagnare leggermente con l'acqua bollente, non salata. Questo profumo è un profumo che io voglio intensamente dalla pasta, per cui cucinandolo in questa maniera si duplica il profumo del grano. E vi garantisco che con l'abbinamento del pomodoro è quello che è l'essenza della pasta al pomodoro. Questo metodo ci permette alla fine di mantecare in maniera molto delicata la pasta, per cui senza aggiungere molti grassi, per cui l'olio d'oliva che andrò a mettere alla fine sarà proprio il velo che mi permette di avere il profumo fruttato dell'oliva e non altro, quindi mantenendo la delicatezza della pasta, perché non scolandola alla fine quello che è l'amido rimane totalmente all'interno e quindi già si crea una sorta di salsa.
Passati i primi 5 minuti della pasta, dove l'abbiamo tostata e l'abbiamo cotta aggiungendo poco per volta l'acqua. Questo è il primo risultato, per cui l'acqua riduce, rimane l'amido dentro e comincia a prendere quello che è il gusto finale della pasta. Quindi il profumo qui di cereale c'è e c'è anche in questa salsa, che aiuterà a completare il gusto finale del piatto. Questo è il pomodoro, posso iniziare ad aggiungerlo, è solo datterino frullato a crudo e filtrato. Aggiungo ancora poca acqua calda e lasciamo cucinare per altri 3 minuti. Cottura quasi ultimata, posso aggiungere a questo punto un pizzico di sale che non avevamo ancora messo, volendo anche un pizzico di zucchero. Abbassiamo totalmente il calore, lascio intiepidire leggermente la pasta. Cosa fondamentale è assaggiare. Aggiungo un pizzico di sale ancora, un pizzico di zucchero. Così facendo si manteca senza aggiungere per il momento del grasso, per cui non abbiamo fatto il soffritto iniziale, non abbiamo aggiunto una salsa che abbiamo precotto prima e poi aggiunto alla pasta. Per cui qui abbiamo fatto solo la cottura molto delicata della pasta, anzi rosolatura iniziale e cottura delicata aggiungendo poca acqua. Non l'abbiamo scolata, per cui l'amido che è rimasto all'interno ci dà l'opportunità di avere una salsa densa, una salsa setata, e poi abbiamo terminato negli ultimi 4 minuti, 3-4 minuti, con l'aggiunta di solo succo di pomodoro. Ora ho bisogno di un po' di profumo di oliva, quindi di un olio extravergine di oliva, e ne aggiungo veramente un goccio. Con questa temperatura posso sentire il profumo intenso dell'oliva senza abbondare, quindi con il leggero tocco la temperatura permette veramente di avere l'essenza del gusto e del profumo. La pasta è pronta, altra cosa è la temperatura e come piazziamo questa pasta. Sono dell'idea che per mantenere la cottura uniforme della pasta debba essere stesa come se fosse un velo nel piatto, in maniera tale che non si formino dei punti in cui c'è più calore e quindi si salvaguarda la cottura al dente. La parte finale è quella dell'aggiunta tiepida di questi pomodori che abbiamo essiccato precedentemente. Serve per dare quel dolce e quella consistenza in più che la pasta in questo caso non ha. E poi, in ultimo, della menta. Altro procedimento molto importante, queste sono foglie di menta che noi pieghiamo in 3, non con il coltello ma con la forbice. Tagliamo la menta sulla nostra pasta. Questo taglio ci permette di avere il profumo totale della menta perché non viene schiacciata, naturalmente non viene tritata. Questa è la mia pasta al pomodoro. Ecco la pasta al pomodoro, per cui 2 forme di pasta in una, mezza manica e spaghetto che abbiamo fritto precedentemente con pomodoro, appunto, e menta.
Hai appena finito di vedere una lezione del nostro corso. Se vuoi continuare o scoprirne di nuovi, vieni su accademia.tv. Qui ci sono tantissime ricette di chef famosi, oppure puoi iniziare con la nostra scuola, un percorso di formazione a tema food and beverage.